Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi voglio presentarvi un nuovo prodotto della DJI che stavo aspettando da 10 mesi e finalmente è arrivato, anzi con l'occasione ringrazio Personal Drone, negozio amico Vittorio Menna che ha fatto di tutto per farmelo avere. E diciamo che sono tra i primi in Italia ad avere questo prodotto. E sto parlando della custodia subacquea dell'Osmo Pocket. Quindi questa è la waterproof case e adesso andiamo così ad aprire il pacco, così vediamo cosa c'è dentro e poi faremo un video tecnico per vedere come si utilizza. Allora, questa è la scatola della DJI bianca. Allora, all'interno abbiamo il libretto di istruzioni dove spiega come va posizionato l'Osmo e le caratteristiche tecniche. Poi dentro ci sono 3 cartine per assorbire l'umidità, queste vanno inserite all'interno dello scafandro. E poi questo è lo scafandro, quindi questo è resistente a circa 60 metri e quindi si possono fare delle riprese sia con le bombole che in apnea, oppure riprese in superficie tra amici, insomma. Per chi, diciamo, di noi per la pesca subacquea non conosce l'Osmo, quindi è una sorta di cam, non proprio action cam, però è una cam con lo stabilizzatore meccanico, quindi ha una gimbal su 3 assi dove, diciamo così, stabilizza le riprese anche quando facciamo dei movimenti bruschi. Lui, diciamo così, resta sempre nella posizione cercando di non far venire le riprese in movimento che vibrano, sono sempre molto stabili. La qualità di questa, diciamo così, di questa cam arriva fino a 4K 60 fps e può scendere anche a 2,7K e a 1080 Full HD fino a 120 fps, se ricordo bene. La batteria dura circa un'ora e mezza e chiaramente è ricaricabile. Da questa parte qui ha una feritoria per mettere una micro SD e mentre qui ha, diciamo, l'attacco per la ricarica col suo cavetto. È molto semplice da utilizzare e vediamo un po' adesso in acqua con lo scafandro come si comporta, perché chiaramente io abituate con action cam diverse, per me adesso è una cosa nuova. Questa la utilizzo soltanto per esterno, per fare riprese normali. E adesso vediamo un po' in acqua come si comporta. Allora, questo è il waterproof case dell'Osmo, è molto semplice da utilizzare per inserirci dentro l'Osmo Pocket. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è l'aggiornamento all'Osmo. L'ultimo aggiornamento è stato inserita proprio la modalità per portarlo sott'acqua. Quindi quando dobbiamo portarlo andiamo sulle opzioni, in questo caso qui, poi si sposta fino a trovare l'opzione, si dovrebbe vedere, l'opzione è quella con lo scafandro, quindi con la custodia stagna. Basta quindi toccare qui e lui praticamente si spegne. Eccolo, e si posiziona, diciamo, nella modalità subacquea, chiamiamola così. Quindi adesso quando lo andremo a riaccendere lui praticamente sta in questa modalità subacquea. Diciamo, l'Osmo è pronto. Questo, allora, come ho detto, è lo scafandro, è semplice da utilizzare, praticamente ha gli attacchi, quelli GoPro, quindi ce n'ha uno al centro e ce n'ha uno posteriore. Poi ha un forellino in questa parte qui, dovrebbe vedere, dove è possibile mettere un lacciolo oppure addirittura assicurarlo con un cordino se magari uno ha paura di perderlo o ad altro.
Questa è la parte diciamo anteriore dove c'è il vetrino, non è touchscreen chiaramente perché deve resistere poi alla pressione, quindi non comunica con l'osmo all'interno, però è possibile diciamo così accenderlo e fare il rec direttamente da questi due bottoni, quindi è molto semplice da utilizzare. Uno lo accende, quindi lui si posiziona all'interno e poi quando dobbiamo registrare chiaramente basta premere rec e poi ripremerlo. E quando lo mettiamo dentro chiaramente dobbiamo mettere la modalità di ripresa, in questo caso se vogliamo il 4K va settato prima il 4K 30 o 60 fps e poi una volta spento quando lo mettiamo dentro troveremo sempre quella modalità. Apriamo lo scafandro. Allora questa è la parte diciamo anteriore, è composta da un vetro piatto, quindi le riprese non vengono sfogate ai lati perché se era abbombato aveva questo problema, mentre in questo modo le riprese vengono sempre a fuoco e perfette. È assicurato da una ghiera con un anello O-ring all'interno, quindi diciamo è molto robusta come cosa, non ha sportellini vari come GoPro o come da altri che sono sempre un pochino delicati e col tempo o si spezzano oppure magari basta un po' di polvere o qualcosa che non va, può filtrare acqua e tutto, si allaga tutto lo scafandro. Questa è la parte diciamo del corpo dove va all'interno l'osmo. Qui c'è una molletta che blocca l'osmo al suo interno, quindi per inserirlo bisogna togliere da questo, quindi questa è una sorta di blocco. Poi si prende diciamo l'Osmo Pocket e si inserisce all'interno, quindi si inserisce con la parte diciamo del vetrino una volta tolto sempre questo qui. Diciamo questo va tolto perché sennò dà fastidio. Inserito in questo modo si manda giù perfettamente. Una volta inserito l'Osmo Pocket all'interno, diciamo così, loro consigliano di inserire queste cartine assorbenti, quindi che tolgono umidità, e va inserita all'interno diciamo del corpo. Questo chiaramente perché? Perché la telecamera se fa riprese molto lunghe si surriscalda, quindi all'interno del diciamo così dello scafandro il calore con diciamo la temperatura più bassa dell'acqua fa condensa e quindi la condensa oltre ad appannare così il vetrino ma può creare problemi ai circuiti diciamo elettronici della cam, quindi magari qualche falso contatto e può danneggiarla completamente, specialmente se facciamo riprese lunghe, magari per riprese brevi di un paio di minuti scalda molto meno, che poi dipende dal settaggio. Se uno riprende a 1080 in full HD 30 fps scalda molto meno, ma se andiamo già sul 60 fps oppure sul 4K la telecamera diciamo così lavora molto di più e riscalda. Subito dopo poi mettiamo questa placchetta che serve per bloccare l'osmo dai colpi e rimanere così fermo all'interno dello scafandro. Quindi una volta preparato tutto si richiude così la ghiera, così è semplicissimo. Chiaramente va stretta bene ma non forzata tantissimo, quindi quando siamo arrivati a fine corsa basta quel mezzo giro, può bastare così. E come ho detto è molto semplice, questa è l'accensione e questo è il rec, quindi io adesso vi faccio vedere, premo il bottone, si inizializza e si vede, è semplice. Praticamente adesso l'osmo sta così riprendendo e io vedo da questa parte qui tutta diciamo, la ripresa normale come prima. Non so se si riesce a vedere l'iconcina, quella dello scafandro, quindi è rimasta così memorizzata l'icona settaggio dello scafandro e quindi ogni volta che lo accendiamo e lo spegniamo sta sempre in questa posizione di ripresa subacquea. Non so se si riesce a vedere all'interno l'osmo segue, non è più come prima ma segue diciamo quando ci spostiamo ci segue, però nello stesso tempo riesce a fare la stabilizzazione. Io adesso vi faccio una piccola ripresa della cam che sto provando
ecco così è fatta questa qui. Ora lo spengo. Bene, perfetto. Chiaramente io farò delle prove adesso in acqua e per quanto mi riguarda, diciamo così, la pesca in apnea, la voglio provare direttamente sul fucile, quindi posizionarla così a fianco del fucile e rimane anche abbastanza comodo come posizionamento. Quindi adesso cercherò di reperire gli attacchi GoPro sulla staffa diciamo così, del fucile e poi farò qualche piccola prova per vedere se anche il rinculo viene gestito bene dalla cam. Dovrebbe essere un buon prodotto per quanto riguarda noi, per quanto riguarda le riprese normali è perfetto perché chiaramente ha una qualità altissima l'Osmo Pocket. Però per quanto riguarda la pesca, l'angolo circa 90, dobbiamo così provarlo e vedere poi la stabilizzazione che ha questo prodotto meccanica, se si adatta bene per quanto riguarda la pesca subacquea, quindi con i colpi, i vari movimenti strani, dovrebbe in qualche modo funzionare, però se non si prova non siamo sicuri. Benissimo, quindi io farò delle prove il prima possibile e vi farò dei video. Adesso parto per la Sardegna, quindi cercherò di fare qualcosa di bello perché il mare lì è stupendo e niente, io spero di essere stato utile e di avervi fatto conoscere questo prodotto. E continuate a seguirmi sul canale e chiaramente se non siete iscritti fatelo. E poi se volete acquistare questo scafandro in esclusiva in questo momento vi lascio il link di Personal Drone, così potete andarlo a vedere, costa 55 euro, quindi non viene neanche tanto perché calcolando, ripeto, è uno scafandro che va a 60 metri, è molto robusto ed ha, diciamo così, un'ottima qualità dei materiali, quindi io lo consiglio veramente. E niente, grazie di tutto e ci sentiamo sul prossimo video. Ciao!